Allora, oggi voglio affrontare un argomento del quale non ho mai parlato. Come anche le pietre sanno, Maometto ha sposato Aisha quando Aisha aveva 6 anni e ha consumato il matrimonio quando la bambina ne aveva 9 e lui 54. Questo ci fa capire, ragionevolmente parlando, che sono esistiti 3 anni della vita della bambina, da quando ne aveva 6 a quando ne aveva 9, in cui Rasulallah è improbabile che si sia comportato con la bambina come un vero e proprio pedagogista o educatore, difensore dei diritti dell'infanzia. A questo legittimo sospetto noi dobbiamo aggiungere dei fattori che provengono dalla Sunna, cioè proprio da hadith che ha lasciato narrati a Aisha stessa. Ad esempio questo: non ricordo che sia trascorso un solo giorno senza che Maometto sia passato a trovarmi, sia al mattino che al pomeriggio. Questo hadith risale a quando l'Islam è già stato fondato da 1 anno, quindi la bambina ha 7 anni e sta dicendo che Rasulallah la va a trovare 2 volte al giorno tutti i giorni. Un altro fattore abbastanza inquietante è quando Aisha racconta che la sua stessa famiglia la stava facendo ingrassare di proposito perché era piccolina, per poi consegnarla a Maometto in sposa. Mia madre cercava di farmi ingrassare per mandarmi da Maometto. Non funzionava mai niente, tranne quando hanno iniziato a darmi cetrioli e datteri. Ed è così che sono diventata bella paffuta. E quindi anche nutrizionisti, non solo pedagogisti ed educatori, non so, i cetrioli fanno ingrassare? Teniamoci questo dubbio perché non è la cosa più importante. Il fattore ancora più inquietante è una ditta che purtroppo già conosciamo e che Aisha racconta rispetto a quando lei ha le mestruazioni. Quando avevo le mestruazioni, Maometto mi metteva della stoffa dalla vita in giù e si strusciava contro di me. Questo strusciarsi su Aisha è esattamente il mufakatat. Mufakatat è una parola che noi possiamo anche non ricordare perché è complessa e fa venire anche il vomito a questo punto, e si tratta dello strofinamento del pene del marito fra le cosce della propria moglie, che può essere anche una minorenne. Di questo Mufakatat ci ha parlato ad esempio anche uno dei vari anticristi che l'Islam ci ha già regalato, ovvero Khomeini. In questo suo testo, uno dei vari anticristi, Khomeini, scrive esattamente questo: i rapporti sessuali con una donna non sono consentiti a meno che non abbia compiuto 9 anni, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia permanente o temporaneo. Tuttavia, non vi è alcuna obiezione ad altri piaceri come toccarsi lascivamente, abbracciarsi e strofinarsi fra le cosce, anche con una neonata che sta ancora prendendo il latte dal seno materno. Perché? Perché secondo la Sharia, spero che non stiate vomitando, secondo la Sharia non c'è l'età minima per il matrimonio. Si possono considerare i 9 anni di Aisha, secondo la Sunna, per andare per questi matrimoni con queste minorenni, però anche con una neonata. La compri praticamente, le strofini, magari il pene fra le cosce e poi magari consumi il matrimonio più avanti. Sono state messe anche delle fatwa su questo. Io adesso ve le voglio leggere. Allora, qui abbiamo un nobile servo di Allah che si avvicina e chiede: quali sono le regole per lo strusciamento su una minorenne? Ma che bella psiche che devi avere per farti una domanda del genere. E la risposta è ancora peggio. Se la domanda si riferisce allo strusciamento fra le cosce con una moglie minorenne da parte del suo uomo, allora è lecito, ma se la domanda si riferisce allo strusciamento con una persona che non è la moglie, allora è proibito, che si tratti di minore, adulto, uomo o donna. Capite il criterio? Il criterio è che se l'hai comprata perché è tua moglie, certo che lo puoi fare, certo che è lecito. Questa è l'idiozia della Sharia. Alcune fatwa sono poi state fatte sparire, ma ci tenevo a menzionare questo: il fatto che una fatwa sparisca non vuol dire che sparisce la legittimazione del contenuto della fatwa, perché la fatwa, per essere cancellata, può essere cancellata soltanto da chi l'ha emessa e con una fatwa apposita. In altre parole, la condanna a morte contro Salman Rushdie per il libro I versetti satanici è in vigore ancora adesso, perché semplicemente non è mai stata cancellata da un'altra fatwa ed è stata emessa da una persona che è morta, cioè Khomeini, per fortuna,
e quindi è ancora valida. Quindi il fatto che alcune fatwa non siano più rintracciabili in inglese online significa non che abbiano cancellato questo crimine, ma che non volevano che i miscredenti le leggessero. Però ce ne sono ancora un paio. Qui abbiamo un nobile servo di Allah che si avvicina e chiede: può dirmi che cos'è questo strusciamento? Di cosa si tratta? E l'autorità islamica risponde: il mufakatat sono dei preliminari fra le cosce della moglie. Deriva dalla pratica di Maometto rispetto a quando Maometto voleva divertirsi con le sue mogli e una aveva le mestruazioni. Maometto le metteva un panno sulla vagina e si strusciava fra le cosce della moglie. Navigando tra le fatwa scomparse ho trovato anche questa che ci tengo tantissimo a leggervi. Assalamu alaikum, vorrei chiedere se toccare la mia figliastra con lussuria e desiderio invalida il mio matrimonio. Tu sei un depravato mentale se fai una domanda del genere, perché tra l'altro il criterio della domanda non è posso farlo o non posso farlo con la mia figliastra, il criterio è posso farlo, ma non è che per caso questo invalida il mio matrimonio? E l'autorità islamica risponde: praticamente vai tranquillo che il matrimonio non viene annullato se ti strusci il pene fra le cosce della tua figliastra. Questa è la sintesi della fatwa che come sempre vi lascio in descrizione. Cliccando sotto il titolo si aprono tutte le fonti del video. Queste persone sono dei depravati, perché già solo il fatto che tu ti chieda una cosa del genere non vuol dire che sei sano, vuol dire che hai dei problemi. Ok, chiaramente dopo aver emesso questa fatwa sia in ambito sciita che in ambito sunnita, questo crimine è perfettamente normalizzato, viene perfettamente normalizzato, il fatto che le fatwa siano sparite non vuol dire niente. Volevo menzionare però a questo proposito la donna più coraggiosa del mondo che si chiama Ghada Jamshir. Lei si presentò, è un'attivista del Bahrain, un'attivista per i diritti dell'infanzia, si presentò in una trasmissione televisiva a raccontare addirittura con dovizia di particolari diversi tipi di mufakatat. Anche questa la trovate nella descrizione del video se siete interessati. L'intervista ha i sottotitoli in inglese, lei parla in arabo e descrive perfettamente questo crimine. Ok, questa era la mia risposta ad alcune delle affermazioni che ha fatto Davide Piccardo alla trasmissione V per Virginia di BioBlue. Io sono stata ospite qualche settimana fa, dopo è andato lui, avrebbe dovuto controbattere qualcosa di significativo alle mie affermazioni, ma non solo non è riuscito, ma ha aggiunto anche delle altre bugie. E quella dell'età di Aisha veramente la sanno anche le pietre. Un'altra che ha detto riguarda il 65-4. Piccardo ha detto che si parla di ciclo irregolare perché le bambine non si possono sposare. Questo è falso, lo sanno anche i miei vicini di casa che mi sentono registrare questi video da 2 anni. Il 65-4 dice agli uomini musulmani che possono prendere in sposa delle bambine che non hanno mai avuto le mestruazioni perché sono bambine, quindi non hanno mai avuto il menarca. Questo è confermato dai testi di Sharia e in particolare dai tafsir. Poi un'altra menzogna che Piccardo dice che le persone possono divorziare, questo è falso. Il talak già sappiamo come funziona, l'uomo musulmano, come fossimo improvvisamente in un film magico di Harry Potter, si avvicina alla donna e dice talak, 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 e la donna è rovinata, abbandonata per strada. Non le spettano più neanche i bambini, non ha più neanche i figli, non ha più nessun diritto, magari non ha studiato, magari non ha mai lavorato, magari non ha soldi, è rovinata. E questo talak viene usato contro le donne musulmane come minaccia, perché magari c'è un momento di conflitto, il marito si avvicina e dice soltanto un talak, talak, e la donna si terrorizza. E quindi per fare in modo che lui non ne dica altri 2, questo è il divorzio islamico, ovviamente continua a subire tutto quello che evidentemente aveva già comportato una situazione di conflitto, quindi non diciamo cavolate. Un'altra bugia che ovviamente Piccardo dice è che il matrimonio deve avere il consenso, questo è falso, è falsissimo, non esiste il consenso, esiste una hadith che dice che il consenso della bambina da dare in sposa è il suo silenzio.
cioè la ditta nello specifico, adesso a memoria non lo ricordo, dice il silenzio e il suo consenso, che è una frase contraddittoria come tutto l'Islam, perché l'Islam è un abuso infinito, anche linguistico, sui musulmani stessi, e questa frase non ha senso, perché è come se io vi dicessi che quella porta è la mia finestra. No, no, non funziona così. Quindi Piccardo ne hai dette e infatti volevo anche dire, ah sì, volevo, se per caso siete nuovi o volete saperne di più, magari non sapete le altre cose, io adesso le ho accennate solo brevemente, avevo fatto nell'anteguerra un video epopea che io credo che duri un'ora su tutto quello che l'Islam dice sulla donna, in particolare la donna musulmana, con tutta una serie di disavventure e anche questa particolarità del nikah, il matrimonio, eccetera. Insomma, lì così c'è tutto, è un po' lungo, però se un giorno dovete dare il bianco, vi fate partire quel video e ci sono io che sbrodolo tutto quello che dice l'Islam sulle donne. Io per ora ho finito, ci sono anche altre affermazioni che Piccardo ha detto che io vorrei, da cui vorrei prendere spunto per magari fare anche altri video, uno in particolare se riesco, magari fra poco, e basta. Fatemi sapere se conoscevate questa pratica orrenda, spero che non abbiate vomitato, e spero che siate ancora vivi, che siete arrivati alla fine del video, grazie infinite. Io chiudo il video dicendo che mancano 59 ostaggi israeliani che sono nei tunnel di Hamas praticamente ormai da quasi 600 giorni e la liberazione di questi 59 ostaggi resta ovviamente la priorità. Ho finito, grazie mille. Ciao ciao.